Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlarvi della carta del consultante, cos'è, come si sceglie e come utilizzarla all'interno di una lettura di tarocchi. Innanzitutto, dunque, chiariamo che cos'è la carta del consultante. Beh, è una carta che rappresenta il consultante. Quindi solitamente si usano le carte di corte, ovvero i paggi, i cavalieri, le regine e i re. Come si seleziona? Beh, ci sono tre metodi principali. Innanzitutto in base all'età. Solitamente il paggio rappresenta un bambino adolescente, mentre il cavaliere è un giovane adulto, quindi tra i 20 e i 35 anni, una cosa del genere. E da 35-40 in su abbiamo per le donne le regine, per gli uomini i re. Poi ovviamente adesso il genere è un po' fluido, quindi è sempre magari importante chiedere al consultante anche la sua, insomma, quale carta lo rappresenti meglio, ecco, è un elemento importante in generale, soprattutto nel caso appunto di un genere fluido. Un altro fattore che può permetterci di selezionare la carta del consultante è il segno zodiacale, perché appunto le carte di corte sono composte di quattro elementi legati ai segni zodiacali, quelli di terra per i denari, e quelli di aria per le spade, quelli d'acqua per le coppe, e quelli di fuoco per i bastoni. Quindi potete combinare questi due elementi, l'età e il segno zodiacale, e selezionare così la carta di corte che rappresenti il consultante. Che so, se parliamo di una donna pesci, abbiamo la regina di coppe. Se invece è leone abbiamo la regina di bastoni. Se è un uomo gemelli abbiamo il re di spade, mentre se è un cavaliere, cioè scusate, è un giovane adulto scorpione abbiamo il cavaliere di coppe, se è un adolescente toro possiamo prendere appunto il paggio di denari. Un terzo metodo, volendo anche abbastanza efficace per selezionare la carta che rappresenta il consultante, è di chiederlo direttamente al mazzo, ovvero mischiamo queste carte, solo le carte di corte, e estraiamo la carta che secondo il mazzo rappresenta meglio il consultante, e ci atteniamo alla scelta del mazzo di tarocchi. A cosa serve la carta del consultante? Beh, ci sono tre motivi principali per utilizzarla. È una tradizione un po' antica, però in alcuni casi è ancora utile. Innanzitutto, se estraiamo la carta del consultante chiedendo al mazzo, abbiamo sicuramente delle informazioni in più sul consultante, perché appunto è una scelta sincronica e quindi non è stata scelta in anticipo, e quindi è il mazzo che ci dice qualcosa di più sul carattere dell'individuo, perché appunto anche fosse un adolescente ma viene fuori
il cavaliere, vuol dire che comunque per un certo verso è un po' più adulto di testa della sua età. Ehm, Vuol dire anche magari che è una persona molto orientata all'azione. Se invece è un adulto di 60 anni, però viene fuori un paggio, vuol dire che è ancora un po' fanciullesco dentro di sé. Perché poi vedremo quando spiegherò meglio le carte di corte, il discorso dell'età è più che altro psicologico che fisico in questo senso, e ci sono dei lati caratteriali per ogni carta di corte che prescindono dall'età anagrafica, ecco. Quindi il primo motivo per scegliere la carta consultante è per avere delle informazioni in più sul consultante stesso. Il secondo motivo è perché permette di distinguere il consultante dalle altre carte di corte in una stesa. A volte ci sono le stese con due o più carte di corte e quindi riusciamo a distinguere il consultante da altri personaggi. Se decidiamo di considerare le carte di corte come persone vere invece che come tratti psicologici o energie del consultante stesso. Terzo motivo è per vedere come interagisce il consultante con le altre carte, ovvero se il consultante sta vicino, non so, a un 6 di coppe e un 9 di spade, vediamo che attraverso l'orientamento della carta del consultante vediamo che si sta lasciando alle spalle il 6 di coppe, quindi una situazione legata alla sua infanzia o comunque un ricordo. Si sta allontanando da questo ricordo e va verso il 9 di spade, quindi verso una situazione di ansia, però ecco. In questo caso non sta facendo un percorso saggio, magari, non lo so, vedremo. Però insomma, ecco, l'orientamento, la direzione che prende la carta del consultante ci permette di vedere come interagisce con gli eventi descritti dalle carte attorno a questa carta, appunto. Come si usa in pratica la carta del consultante? Beh, anche qui abbiamo tre metodi. Il primo è quello di selezionarla appunto in anticipo, poi rimetterla dentro il mazzo intero e vedere appunto se compare tra le carte che abbiamo estratto per la stesa. Normalmente se compare la interpretiamo appunto in base alla posizione che prende nella stesa, se non compare niente, facciamo finta di niente. Il secondo metodo è quello invece di selezionarla, metterla da parte, mischiare il mazzo delle carte rimanenti con tutte le carte di corte, tutto il resto del mazzo, diciamo, viene mischiato e estrarre le carte che vogliamo. Una volta mischiato appunto il mazzo, estraiamo le carte che ci interessano e poi rimettiamo in mezzo alle carte estratte la carta del consultante, mischiamo tutte le carte estratte insieme alla carta del consultante e poi le mettiamo sul tavolo e vediamo dove capita la carta del consultante e quindi interpretiamo il suo significato in base anche alla sua posizione tra le carte estratte nella stesa. Un terzo metodo ancora un pochino più schematico è quello di estrarre la carta del consultante, metterla da parte e prendere per esempio selezionare 8 carte
quindi prendere la carta del consultante, metterla al centro del tavolo, estrarre 8 carte e porle intorno alla carta del consultante come fosse appunto un quadrato di 3x3, per esempio in questo caso, e quindi praticamente sappiamo già, cioè noi predeterminiamo la posizione della carta del consultante in questo ultimo caso, la mettiamo al centro e interpretiamo le carte accanto in base a come interagiscono con la carta del consultante. Ehm, per esempio, in questo caso il Cavaliere di Coppe si sta appunto allontanando da una situazione, sta cercando di andare verso una situazione migliore, perché appunto il Salispari indica un allontanamento per andare a lidi migliori, e dove va a finire, perché appunto il cavallo va in questa direzione, va a finire verso la papessa, ovvero una conoscenza più approfondita del proprio sé interiore, ma anche magari verso un miglioramento della sua conoscenza pratica in una particolare materia, per dire, perché anche la papessa ha vari significati, quindi dipenderà un po' tutto dalla stesa. Però appunto in questo modo noi decidiamo in anticipo appunto di voler interpretare le carte attorno alla carta del consultante, in base appunto a come interagiscono con questa. Se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, mettete un like. Se avete domande, scrivetele nel box dei commenti, così che possa rispondere. Iscrivetevi poi al canale, soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video di Tarot Tips. A presto, ciao!